Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso di analisi grafica e della liquidità, che probabilmente è il corso principale della Trading Academy, poiché vi darà modo di acquisire nozioni teoriche e pratiche che vi consentiranno di leggere i grafici delle quote in maniera professionale per poi tradurli in strategie di investimento. Nella lezione di oggi apriremo una parentesi, o meglio, analizzeremo quella che è la bias di mercato e perché saper intercettare una bias di mercato può aiutare a intercettare quello che è il valore di un determinato asset e quindi può essere utile per investire su quel determinato mercato. Innanzitutto vediamo cos'è la bias, che sostanzialmente è un termine ereditato dalla psicologia, o meglio, i bias o i bias cognitivi sono delle distorsioni che le persone attuano nella valutazione di fatti o avvenimenti. Quindi praticamente è una componente di tipo mentale, di tipo cognitivo, che ci porta ad avere una visione di un determinato avvenimento che non corrisponde perfettamente alla realtà, quindi come se fosse una sorta di distorsione della realtà. Ovviamente questo concetto può essere traslato in ambito trading sportivo e in ambito quote calcistiche, quindi quando è che si realizza una bias di mercato? Quando vi è un'eccessiva fiducia su un determinato asset, fiducia sostanzialmente ingiustificata rispetto a quella che è la probabilità reale, la probabilità implicita di quel determinato avvenimento. Quindi quando si concretizza questa bias di mercato, quindi caratterizzata probabilmente dal fatto che tutti pensano che quell'evento si verifichi, ma sostanzialmente la probabilità di quell'evento non è sproporzionata rispetto alla fiducia che dà il mercato, allora si possono concretizzare in quel caso delle occasioni di investimento su quello che è appunto l'esito opposto, perché vi è squilibrio tra la reale probabilità che quell'evento si verifichi e la fiducia che il mercato dà a quell'evento, quindi quella quota di quell'avvenimento sarà probabilmente sottoprezzata, svalutata e quindi in quel momento conviene investire sull'esito opposto. Possiamo quindi vedere come si individua una bias di mercato. La bias di mercato sostanzialmente viene caratterizzata da un drop. Questo perché è una conseguente naturale delle cose, perché nel momento in cui c'è un'eccessiva fiducia su quel determinato mercato e le persone cominciano a puntare quel determinato avvenimento, è abbastanza inevitabile che quella quota vada in drop. Quindi la bias di mercato può essere individuata nel momento in cui un asset subisce un forte drop supportato dalla liquidità reale. Infatti, come possiamo vedere dai grafici, dagli screenshot, questo drop, ad esempio di quest'under, e questo drop, ad esempio di questa X, sono supportati da liquidità reale. Quindi è importante definire, o meglio, è importante che al drop sia associata liquidità reale di supporto e non manipolazioni, come dico nel mio video precedente, perché le manipolazioni sostanzialmente hanno una funzione diversa rispetto alla liquidità reale che supporta la bias di mercato, perché in questo caso eh, sostanzialmente la manipolazione gonfia o sgonfia una quota in maniera artificiale, quindi probabilmente, o meglio, sicuramente avremo una singola stake alta rappresentata da una colonna grigia rispetto a una liquidità reale di supporto invece caratterizzata da tante piccole stake
sostanzialmente omogenee per quanto riguarda la grandezza, l'altezza che supportano appunto il drop. Quindi questo drop è supportato da questa liquidità reale di supporto, come ad esempio anche in questo altro caso questo drop della X è supportato da questa liquidità reale. Cosa fa questa liquidità reale? Questa liquidità reale porta la quota quindi in un forte drop, quindi l'investimento si arriva a un punto in cui investire su questo mercato non è profittevole in termini di rischio rendimento. Ad esempio su questo under la bias di mercato supportata appunto da questa liquidità porta la quota a scendere, non sarà più conveniente intervenire su quest'under in back nel punto più basso, in questo punto di minimo, così come ad esempio non potrà essere conveniente investire su questo asset del pareggio nel punto di minimo, proprio perché questa liquidità rappresenta la bias di mercato che porta la quota a scendere. La quota scende, 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 si arriva a un punto di minimo in cui non ha più senso investire su questo asset perché è troppo sottoprezzato e quindi in termini di rischio rendimento si avrà un investimento che sostanzialmente sarà poco produttivo. Quindi in questo caso la bias di mercato porta le quote ad essere sottoprezzate, ad essere svalutate e quindi sostanzialmente non converrà più investire su quel determinato asset. Ma bisogna fare una precisazione perché questa liquidità reale di supporto, che è sostanzialmente caratterizzata, come detto, da stake omogenei in altezza, in grandezza su un determinato mercato, non deve essere confusa con i flussi anomali di liquidità, come nell'esempio della partita dello screenshot, questa partita di Lega Romena, che era della giornata lo screenshot è di oggi, però lo screenshot l'ho messo ieri, quindi era di ieri, dove sostanzialmente la bias di mercato non va confusa quindi con quelli che sono i flussi anomali di liquidità. I flussi anomali di liquidità sono quindi delle stake molto più consistenti rispetto a quella che è la liquidità di supporto alle bias di mercato e riguardano campionati di fasce minori. Quindi ad esempio quando vedete in un campionato di seconda fascia, che può essere Romania, Tunisia, Turchia, delle stake improvvise di importo consistente 30, 40, 50k, come queste qui, non saremo più in presenza di una liquidità reale di supporto alla bias di mercato, ma saremo più nel campo delle immissioni di liquidità anomale che sostanzialmente potrebbero derivare da insider che su quel mercato hanno determinate informazioni. Non voglio proprio parlare di match fixing, parliamo quindi di particolari informazioni che determinate persone potrebbero avere su quel determinato mercato. Quindi cosa bisogna fare? Non bisogna fare attenzione a non confondere questo tipo di liquidità reale di supporto che causa quindi una bias di mercato in drop e che quindi la potete riconoscere dal fatto che comunque le stake si mantengono medie come in termini proprio di valore assoluto 3, 4, 500 euro, 1000 euro rispetto a quelle che sono le stake anomale dove veramente cominciano a entrare delle vere e proprie mine su quel determinato asset che causano un drop di una quota ma sostanzialmente derivano, è una liquidità che deriva principalmente da insider, quindi è importante definire la liquidità legata a flussi anomali di liquidità con quella di supporto a una bias di mercato. Quindi cosa succede? Come possiamo operare alla presenza di una bias di mercato? In presenza di una bias di mercato, il principale indicatore che quindi ci permette di intervenire a mercato, ovviamente abbiamo detto che non bisogna entrare, rimetto la slide di prima, su un drop del genere, ma si dovrebbe operare nel momento in cui questa bias di mercato inverte la tendenza perché si arriva ad un punto in cui il mercato capisce che quella quota è troppo in drop, è sottoprezzata e che quindi si reputa opportuno investire nel mercato opposto e quindi c'è un cambio di bias. Il cambio di bias può sostanzialmente derivare da quella che è una manipolazione di mercato, per la quale vi invito a vedere il video dedicato. La bias di mercato sostanzialmente, o meglio la manipolazione di mercato
porta a un controtrend della quota, perché porta quella quota a rialzarsi e riassestarsi verso quelli che sono i livelli che dovrebbe avere, ma in particolare per operare con una bias di mercato possiamo intercettare un valore che è fondamentale nella nostra analisi giornaliera, che è quello dettato dal Morning Footy di Trade Sport, che è la Book Imp Difference. Questo è uno screenshot derivante da Trade Sport. Il cambio di bias sostanzialmente si ha quando la Book Imp Difference passa da un valore negativo, come in questo caso meno 6,36, a 33,34. Quando vi è un passaggio da un valore negativo a un valore fortemente positivo, come in questo caso, allora il mercato in quel momento si rende conto, questo dovrebbero essere i grafici di un under over, non sono riportati nello screenshot ma sono under over, il mercato si rende conto che in questo momento, ad esempio alle 16, che poi sono 17 italiane, questo valore era di meno 76, alle 16:30, quindi in questa mezz'ora il mercato si rende conto che la bias sull'under è troppo, ha portato la quota a essere sottoprezzata, quindi vi è un cambio di bias e la liquidità si sposta quindi sull'over, dando valore all'over stesso. Quindi quando vedete una variazione di quota, o meglio una variazione di book imp difference da un valore negativo a un valore altamente positivo, è quel momento di investire su quel determinato asset. Questo ad esempio è lo screenshot dell'over. In questo momento quindi conviene conviene entrare in back sugli over quando avete appunto questo passaggio da questo valore a quest'altro. Possiamo ripetere quindi quella che è la book imp difference. La book imp difference sul morning footy non è altro che la differenza fra la book percentuale, l'implied e la quota implicita espressa in percentuale. Come si calcola la book in percentuale? È sostanzialmente data dal totale presente su quel determinato mercato fratto il totale investito su quel mercato e sul totale opposto. Quindi ad esempio sull'under over in questo momento alle 16 avevamo 2768 euro sull'under over su tutti e due i mercati, di cui 1222 sull'over, quindi 1222 fratto 2768 era appunto 44,15. Alle 16:30 cosa è successo? Vi è stata una grossa emissione di liquidità sull'over proprio perché ci si è resi conto che la quota dell'under era sottoprezzata, si è investiti sull'over, i trader hanno cominciato a investire sull'over e quindi su un totale di 11.000 sul mercato under over, 9.500 erano appunto sull'asset dell'over per un valore pari all'84,1%. La implied non è altro che la quota espressa in percentuali, quindi per fare la quota espressa in percentuali bisogna sostanzialmente fare 100 fratto la quota, quindi avremo quindi la percentuale di riuscita di quella determinata quota e quindi qua è 100 diviso nel 98, 100 diviso nel 97, la differenza fra la book percentuale e l'implied e la quota implicita è sostanzialmente il valore della book imp difference, che in questo caso è meno 76, in questo caso 33,34. Quando vi è un salto da un valore negativo a un valore positivo, allora sostanzialmente è il momento di investire su quel determinato asset. Quindi la variazione, questa slide sostanzialmente riprende quando ho detto poc'anzi, la variazione della book imp difference è il momento migliore per intercettare un cambio di bias e quindi per operare su quel determinato, mercato. È possibile sostanzialmente calcolare anche i valori manualmente. Allora, adesso andiamo a vedere un attimo se abbiamo sul morning footy le partite di stasera. Possiamo andare a vedere ad esempio prendiamo la partita che avevo visto prima, se non sbaglio era la partita della Juventus. Precisazione, questo controllo l'ha fatto mezz'ora circa prima della partita, un'ora prima, e
se mezz'ora prima della partita vi è uno scenario simile, allora si può investire su quel determinato asset. Ad esempio, in questo caso sull'over della Juve vi era una book imp difference di meno 0,27, data la differenza fra la book percentuale e l'implied percentuale. Non sto qui a ripetere cosa sono questi due valori perché l'ho detto prima, poc'anzi l'ho detto nel video dedicato. Questo valore passa da meno 0,27 a 6,52. Questo è un buon salto. Se la partita stesse all'una, quindi tra pochi minuti, potrebbe essere una buona occasione per un over 2,5. Ovviamente più è alto il passaggio dal valore negativo al valore positivo, o meglio, più è alto il valore positivo, più si fortifica il cambio di bias e quindi più conviene investire su quel determinato asset. Questi valori potete calcolarli anche manualmente. Se non avete uno sport, potete calcolare tramite Xcapper, che è un sito dove possiamo vedere le emissioni di stake. Vediamo se riusciamo a farlo. Non so se porta le partite di stasera su Xcapper. Vediamo un attimo. Allora, dove portare le partite di stasera della Juve? Vediamo se la porta. No, perché probabilmente le caricherà in una fase successiva. Allora possiamo prendere una partita perché serve solo a far vedere come calcolare questo valore. Prendiamo la partita del Napoli ad esempio, andiamo sull'over 2,5. allora, per calcolare manualmente questo valore, supponiamo sempre che questa partita inizi all'una fra 5 minuti, perché ripeto, questo controllo va fatto a ridosso della partita. Per calcolare la book imp difference dovete sostanzialmente fare questo valore, che è il totale investito sull'over, o meglio questo valore di 1389 che è il totale investito sull'over, fratto 2432. Questo valore ad esempio sarà pari a, vediamo un attimo con la calcolatrice, 1389 diviso 2432 sarà pari al 57,11%. La quota implicita è data da 100 diviso 1,66, 100 diviso 1,66 che è il 60,24%, quindi facendo 57,11 meno 60,24% meno 3,13 è il nostro valore legato alla book imp difference, quindi che è di meno 3,13. Poi bisogna vedere il valore successivo. Noi stiamo ricercando un forte salto, quindi da un valore negativo a un valore positivo sarà dato da riusciamo a farlo? Sì. Allora sarà dato da 1482 diviso 2525, poi 58,69%. La quota passa a 1,65, 100 diviso 1,65, quindi era 58,65 meno 60,60, se non sbaglio, meno 1,95. Quindi siamo passati da un valore negativo a un valore negativo. La situazione ottimale sarebbe quindi un'immissione di liquidità sull'over porta la book imp difference ad avere un valore più alto, perché è proprio questo che causa l'aumento della book imp difference, lo spostamento di soldi da un esito all'esito opposto, perché ci si rende conto che quella quota è sottoprezzata e si comincia a tradare l'esito opposto. Potete calcolarlo quindi manualmente in questo modo, che vi ho fatto poc'anzi vedere. Certo, Triton Sport vi porta già il calcolo bello che è fatto, sarebbe ottimale. Quindi un passaggio del genere da un valore negativo di questo particolare indicatore a un valore positivo è il cambio di bias. Cosa si fa in questo caso? Si investe in back su quel determinato asset, proprio perché c'è stato il cambio di bias. Penso di essere stato chiaro. Ovviamente per qualsiasi cosa mi potete scrivere, @GuyTrade su Telegram. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e buon trading a tutti. Grazie a tutti, al prossimo video.